Ma come fa ad essere omologato? Lui è un monopattino da off-road. Ciao ragazzi, lui è il nuovo Navi XT5 Pro. Sono contento che nonostante le regolamentazioni italiane ci sono ancora aziende che producono prodotti per l'Italia e soprattutto omologati. Oggi ve ne parlo perché lui, nonostante la potenza, è omologato, ma se lo utilizzate su strade private si può sbloccare in maniera davvero semplice. Eh sì, lo sappiamo, da metà maggio serve targa e assicurazione. Già prima sapevamo che serviva pure il casco, ma non vi spaventate perché se lo utilizzate al posto dell'auto è una soluzione interessante. Polizza e targa non sono poi così costose, basterà aspettare qualche mese. Ma andiamo a farci prima un giro, ve lo faccio vedere nel dettaglio e poi vi dico se ne vale la pena acquistarlo. Senza scherzare, questo è uno dei monopattini più belli e meglio costruiti che ho provato al momento. Qui abbiamo un telaio non in alluminio ma in acciaio ad alta resistenza QSTE 420. Pensate, di derivazione automobilistica. Il marchio è scritto un po' ovunque, lateralmente sulla pedana, e sulla parte laterale troviamo anche il nome del modello. Tutto il cablaggio è integrato per bene all'interno dello chassis. La parte più bella è di sicuro il faro con il cupolino da 9 watt con addirittura le luci diurne e il logo Navi retroilluminato sul tubolare che mantiene il manubrio. Pensate a una doppia sospensione a molla sia avanti che dietro con un'escursione di ben 60 mm, dove dietro troviamo anche il potentissimo motore. Il sistema di leveraggio delle sospensioni è da moto scooter. Il monopattino è a trazione posteriore. Sotto la pedana si nasconde un pacco batteria da 596 Wh che lavora a 46,8 volt. Il monopattino, come tutti i Navi, è dotato di frecce anteriori e posteriori sempre sul manubrio, il tasto di accensione fari, il tasto di accensione cambio modalità e il tasto bus rosso. Il display è un LCD a colori, cosa rara da vedere sul monopattino. Buona la luminosità, peccato per qualche riflesso con la luce molto forte. Come potete vedere, il design e la qualità sono ai massimi livelli. Tra l'altro lui è dotato di sgancio rapido per poterlo piegare e metterlo in auto, ma vi faccio vedere dopo. Ruote e pneumatici sono il punto forte. Ragazzi, parliamo di due ruote da 12 pollici tubeless che hanno un grip pazzesco sull'off-road. Tra l'altro il tutto è accompagnato da due freni a disco da 130 mm azionati da cavi in acciaio. Nessun dettaglio è lasciato al caso e anche la plastica più nascosta è ben fatta e di qualità, con una colorazione davvero bella e elegante, soprattutto con questo intaglio rosso. La pedana, come vedete, è letteralmente enorme. Vi farò vedere dopo anche il faro LED 9 watt che luce è in grado di fare. Lui, nonostante sia 35 kg, ha comunque il sistema di sgancio per diventare più piccolo e soprattutto poter essere trasportato. Quindi se la domanda è un monopattino pieghevole, sì, ma ovviamente c'è bisogno di un po' di forza perché il prodotto è da 35 kg. Ve lo faccio vedere, è utile anche per essere trasportato in auto. Ho provato in ascensore, ci entra in obliquo, ma è comunque più grande magari di un monopattino mainstream da 14-15 kg. La tenuta di strada e il piacere di guida è il suo asso nella manica. Anche se ha doppio ammortizzatore, il tipo di assetto è un po' rigido, assorbe le buche, ma comunque il telaio le trasmette. Questo permette di avere un grande feeling e non si ha mai la sensazione di cadere, anche perché riesce a andare su off-road con la sola trazione posteriore, a patto ovviamente di non andare in zone ad esempio come la sabbia che si sprofonda, perché lì non riesce. Però ragazzi, mamma mia, che tenuta di strada, e il motore spinge da paura in off-road. Lui si comporta davvero molto bene, è difficile anche passarci con uno scooter, Guardate le asperità stradali, lui ha tantissima coppia e tantissima potenza, nonostante questo sia il modello omologato che ha potenza nominale a 500 watt. Se voi comunque non lo andate a sbloccare, volete stare nella legalità, si fa 20 km/h, ma
ha davvero tanta spinta. Il monopattino ha 4 modalità di guida, ovvero 3 più la Boost Mode. Valutate che a una media di 15 km/h lui può raggiungere fino a 75 km nelle migliori condizioni. Anche se ne riuscite a fare 50-55 avete davvero tantissimo margine. E questo permette a molti di fare un tragitto, ad esempio casa-lavoro, casa-scuola, senza nemmeno una ricarica. Lui ha la particolarità, come gli altri Nevi, di avere il Find My integrato, che non può essere rimosso, ovvero voi una volta che l'avete attivato e abilitato dovete scaricare l'applicazione, associate al vostro dov'è di iPhone il dispositivo e sapete sempre dov'è il vostro monopattino, sapete quindi la posizione con il dov'è. Purtroppo al momento per gli Android non c'è nulla, questo mi dispiace tanto perché iPhone ha questa funzione. Tra l'altro l'applicazione permette di bloccare e sbloccare il monopattino, quindi di fare un po' forza sul monopattino, non lo potete spostare una volta che l'avete bloccato, se lo alzano ovviamente lo prendono comunque. La possibilità di scegliere il recupero di energia, perché questo monopattino recupera autonomia quando lasciate l'acceleratore, va in frenata ed è selezionabile su 3 livelli, ovviamente io ce l'ho su media. Luci diurne che si possono accendere o spegnere, ma si può attivare la modalità automatica, ovvero quando fa buio automaticamente il faro anteriore da 9 watt si accenderà e fa davvero tantissima luce. Altre funzioni sono la possibilità di attivare la luce del logo Nevi, ovviamente un limite di ricarica, soprattutto c'è la possibilità di attivare e disattivare il controllo di trazione e la velocità di avvio, che io ho lasciato su 3 km/h. Questo monopattino anche da sbloccato non partirà mai con l'acceleratore, ma abbiamo bisogno di dare la spinta, quindi si può selezionare tra 3, 4 e 5 km/h. Pensate che come accessorio c'è una Power Station che permette di aggiungere altri 55 km di autonomia, portandolo fino a un massimo di 130, veramente assurdo. Per caricarlo completamente impieghiamo all'incirca 4-5 ore dal 0%, ma è possibile acquistare il Fast Charge da 10 A che ricarica il monopattino in circa un'ora e mezza, 2. Sto su sabbia, un paio di centimetri di sabbia, ovviamente se vado sulla sabbia dove affondate i piedi non cammina, non va avanti come è giusto che sia, però le vibrazioni sono comunque, si avvertono un po' sul telaio, nonostante comunque i doppi ammortizzatori. Guardate qua, stavo rischiando di cadere ma non sono caduto, ma questa rigidità permette di avere un controllo totale, perché alcuni monopattini vi giuro che vi danno quella che è la sensazione di cadere e lui no. Il faro da 9 watt che si accende automaticamente è davvero pazzesco e non ho mai visto qualcosa del genere su un monopattino, veramente assurdo, fa tanta luce. Ovviamente non si può regolare, ma per l'utilizzo che ne dobbiamo fare, guardate qui. Questo Navi è davvero premium sotto tutti gli aspetti. Attualmente la versione omologata è acquistabile solo su Unieuro e tra l'altro è in sconto a 7,99. Un prezzo davvero contenuto se si cerca un monopattino tuttofare che deve affrontare pendenze e off-road ma in maniera legale, perché lui ha davvero una potenza elevata. Tra l'altro non pecca su niente. Unico neo è il peso e le dimensioni. Se avete bisogno di portare ad esempio ogni sera il monopattino a casa e non avete l'ascensore, forse questa non è la soluzione ideale. Se siete in cerca invece di un monopattino con tanta autonomia, con la possibilità di estenderla, con prestazioni sotto ogni punto di vista e soprattutto omologato, lui è la soluzione perfetta.